Ben ritrovati cari amici in questo nuovo episodio in cui tenteremo di raggiungere il punto più a nord della Germania. Mettetevi comodi e buona visione, ma prima di tutto, sigla! Episodio 5. Scandinavia, stiamo arrivando! Ed eccoci ritrovati nella periferia di Amburgo, nell'hotel Deutsche Haus Frankop e pronti come ogni giorno per fare una buona colazione. Non vediamo l'ora di risalire in sella verso la Danimarca, che sarà la meta di oggi. Perfetta, la colazione eccezionale, tanto buon caffè, succo, verdurine e affettati, fantastico. L'oste è stato molto gentile e ci ha permesso di parcheggiare le nostre moto nel loro garage. Eccoci pronti per partire, in sella alle nostre moto. Il cielo oggi promette bene, speriamo di poter evitare la pioggia. Ah certo, grazie Martino, buon viaggio! Ed è così che in un attimo ci troviamo nella periferia dei porti di Amburgo. Montagne di container ben presto ci circondano. Il porto di Hamburg, in tedesco Hamburgenhafen, è uno dei porti più grandi e importanti d'Europa, tanto da essere soprannominato la porta sul mondo della Germania. È stato fondato ufficialmente il 7 maggio 1189. Situato sul fiume Elba, a circa 100 km dal mare del nord, il porto di Hamburg si estende su oltre 7.000 ettari e vanta circa 43 km di banchine. Nonostante la sua posizione fluviale, può accogliere navi oceaniche di grandi dimensioni grazie ai lavori di approfondimento dell'Elba. Annualmente attraccano più di 9.000 navi. Ogni anno vengono movimentate oltre 120 milioni di tonnellate di merci e più di 8 milioni di container, rendendolo il terzo porto più grande d'Europa. Ecco, sta passando accanto la polizia. Ciao sceriffi! Dicevo, il suo ruolo economico è fondamentale per la Germania, fungendo da hub logistico per i collegamenti con l'Asia, la Scandinavia e il resto del mondo. Le operazioni portuali avvengono 24 ore su 24 grazie a un'organizzazione efficiente e a tecnologie tra le più avanzate del settore. Il container termina Altenwerder, ad esempio, è considerato uno dei più automatizzati al mondo. Gru e veicoli a guida autonoma movimentano i container quasi senza intervento umano. Con la sua miscela di tecnologia, tradizione e apertura internazionale, il porto di Hamburg rappresenta ancora oggi l'anima marittima della città, un ponte tra il passato mercantile e il futuro sostenibile della Germania. Ringrazio mio padre che ha spiegato bene il porto di Amburgo ed ora siamo subito entrati nella città vera e propria. Amburgo, la città d'acqua, musica e futuro, seconda città della Germania, è il luogo dove la modernità incontra la storia in un intreccio affascinante. Con circa 1,9 milioni di abitanti, è una delle metropoli più dinamiche d'Europa, famosa per il suo enorme porto, come detto, e per la qualità della vita, tra le più alte al mondo. Amburgo è anche sorprendentemente acquatica, conta più di 2500 ponti, pensate più di Venezia, Amsterdam e Londra.
messe insieme. I suoi canali e i laghi artificiali come l'Aster, che avete visto poco fa, danno alla città un'atmosfera rilassata e scenografica. Il poco traffico scorrevole della città ci permette ben presto di uscire dai palazzi e dalle vie cittadine e ci troviamo subito immersi nuovamente tra il verde. La giornata è splendida, un cielo bellissimo ci accompagna. Questo azzurro vivo, punteggiato da alcune nuvole bianche, ci porta verso nord. Ed ecco che, senza accorgerci, è già giunta l'ora di pranzo. Decidiamo quindi di fermarci al lato della strada per fare un piccolo spuntino. Ci siamo tirati fuori perché è caldo, Martino? Sì, stavamo sudando. Pensavamo di incontrare qualche tratto di pioggia, invece è perfetto, Avevano detto lì dove siamo partiti che il nord della Germania oggi non piove. E loro ho detto, ma noi andiamo in Danimarca. Ha detto, lì allora non lo so. Boh. Sì. Fai un volo? Proviamo a vedere se si vede qualcosa. Mhm. I caught you smiling when the lights went low. A story in your eyes I wasn't meant to know. The garden's quiet but I hear it hiss. A jealous tongue that coils around my kiss. Whispers curl in the midnight air. I feel the venom but you're not aware. That green snake sliding through my mind, twisting every truth it can find. That green snake, always in disguise, turning my love into poison lies. Your words are honey, but they burn my skin. A softer touch, hiding teeth within. I chase the shadows, though I know it's fake. The one I feel wears a green snake's shape. Every glance is a blade of doubt. Touchdown. Touchdown. I can't keep the darkness. Ciao Martino. Riattiviamo Google Maps, pronti per ripartire. Purtroppo il volo col drone è stato breve in quanto tirava un forte vento. Per chi non avesse visto i video precedenti, io e mio padre stiamo viaggiando verso nord, senza una vera e propria meta. Abbiamo 3 settimane di tempo e viaggiamo giorno per giorno. Ogni giorno cerchiamo dove fermarci e dove dormire. Questo è il 4º giorno di viaggio. Siamo partiti dal sud della Svizzera, l'abbiamo attraversata verso nord e adesso manca poco per poter affermare di aver attraversato anche l'intera Germania. Germania, un paese che io amo molto. I paesaggi verdi, le sue strade lunghe e scorrevoli, i suoi paesi ordinati, sono tra le cose che adoro molto.
un piccolo punto per chi desidera viaggiare nelle strade secondarie in Germania. All'entrata dei paesi non viene indicata la velocità massima, ma a partire dall'indicazione del nome del paese bisogna mantenere la velocità di 50 km all'ora. E appena si vede il nome della città barrato, si può tornare a sfrecciare intorno ai 90 km/h. Oggi è un giorno bellissimo per viaggiare, il traffico è assente, la giornata è splendida, le strade sono fantastiche. E vai papà, apri la strada un po' tu! Che bella che è la Meteor 350 Aurora Green! Con il suo monocilindro da 350 cm3 porta mio padre e i suoi bagagli tranquillamente lungo questo lungo viaggio. Quale momento se non questo per fargli fare un grande augurio per i suoi 70 anni che mio padre ha compiuto qualche giorno fa. Ecco un breve time-lapse di questa magnifica strada che attraversa i boschi. Durante questa giornata di viaggio, dispersi tra i campi e villaggi germanici, capita spesso di attraversare dei piccoli borghi come questo. Questo è il villaggio di Eichenbolster, un piccolo villaggio caratterizzato da campi agricoli, foreste protette e colline dolci, un'atmosfera tranquilla e autentica. Siamo sempre più vicini al confine con la Danimarca. In questo territorio, come si può notare dalle piante inclinate verso est, qui spesso soffiano venti forti e costanti provenienti da ovest e sud-ovest, tipici dell'area del Mare del Nord. Questi venti dominanti modellano la vegetazione, è un segno naturale del clima costiero del Nord Europa. Ed eccoci arrivati al Kanaltunnel di Rendsburg, situato sotto il canale di Kiel. È uno dei punti di collegamento più importanti tra le due sponde del canale. Aperto negli anni 60, il tunnel permette un passaggio veloce anche durante i periodi di intenso traffico marittimo. La spia accesa sul cruscotto mi ricorda che le nostre moto non si nutrono solo d'aria, ma ogni tanto hanno bisogno di bere. Ed eccoci fermati a fare un altro bel rifornimento. Ed ecco che dal nulla, come per magia, tra i campi, compare qualcosa di bellissimo, il Mare del Nord, l'abbiamo raggiunto! Questo è solo un primo sguardo sulle acque nordiche e credetemi cari amici se vi dico che nei prossimi episodi, nei prossimi chilometri che ci attendono, avremo modo di vedere queste acque come delle compagne sempre al nostro fianco, al lato della strada, per molti e molti chilometri. Ed ecco che ci stiamo addentrando nella città di Flensburg, che è l'ultima grande città del Nord Germania, proprio vicina al confine della Danimarca. Questa città è affacciata su un fiordo, un grande fiordo, che le dà un'atmosfera unica, con le
sue case storiche, i vicoli ripidi e il porto pittoresco, unisce cultura tedesca e influenze danesi. Ed ecco che stiamo raggiungendo la Willy-Brandt-Platz, la piazza centrale del paese. La città è famosa per la lunga tradizione marittima, per gli antichi magazzini e per le birrerie storiche. Che bellezza questa via con i suoi edifici storici. Ed eccoci giunti a una breve ricapitolazione di questo viaggio. In verde vedete il percorso che abbiamo seguito nei giorni scorsi. Le casette indicano i luoghi in cui abbiamo dormito. Oggi stiamo percorrendo questo tracciato in blu. La Germania incontra la Danimarca, dove c'è il confine segnato in giallo. Ed è proprio lì che ci troviamo in questo momento. Stiamo raggiungendo il confine. Ed ecco che iniziamo a intravedere delle nuove bandiere. Stiamo per raggiungere il confine con la Danimarca, un paese in cui sia io che mio padre non avevamo ancora messo piede. E dopo le infinite dirette germaniche, i suoi bellissimi paesini, le foreste e i campi coltivati, siamo convinti che questo nuovo paese possa portare anch'esso paesaggi fantastici e strade lunghe da percorrere. Benvenuti anche voi con noi in Danimarca, nonché primo paese scandinavo. Restate sintonizzati sul mio canale perché nei prossimi episodi tenteremo di percorrere anche questo paese da sud a nord, fino il suo estremo nord. A presto, cari amici!